Mancano 10 minuti. Rinchiuso nel ventre d'acciaio della corazzata nemica HMS Valiant, il tenente di vascello Luigi Durand della Penne sa che il suo destino è segnato. Lui e il suo secondo, Emilio Bianchi, sono stati scoperti, catturati e imprigionati proprio vicino al punto in cui la loro stessa carica esplosiva sta per detonare. Sopra di loro, ignari del pericolo, dormono centinaia di marinai britannici. La missione, per lui, sembra finita nel peggiore dei modi. Eppure, in quel momento, il giovane ufficiale italiano prende una decisione che lo consegnerà alla leggenda. Chiede di parlare con il comandante, non per salvarsi né per tradire, ma per avvertire il nemico. Un atto di cavalleria quasi incomprensibile nel cuore della notte più buia della Seconda Guerra Mondiale. Ciao, sono Rossana. Mettiti comodo, indossa le cuffie e lasciati trasportare dentro questa storia. Questa non è solo la storia di un'esplosione, è la cronaca di un'impresa al limite dell'incredibile. L'operazione GA3, passata alla storia come l'impresa di Alessandria. È la storia di 6 uomini, 6 incursori della Regia Marina italiana che in una sola notte, armati di coraggio, ingegno e 3 bizzarri veicoli subacquei, cambiarono le sorti della guerra nel Mediterraneo. Cavalcarono siluri per penetrare nel porto più difeso del mondo e colpire al cuore la potente flotta del Mediterraneo britannica. Questa è la storia di Luigi Durand della Penne, l'uomo che, prima di mettere fuori combattimento le corazzate nemiche, cercò di salvare i loro equipaggi. Per capire perché questa missione fosse tanto disperata quanto geniale, facciamo un passo indietro, alla fine del 1941. Il Mar Mediterraneo è un inferno. Per l'Asse, il controllo del Mare Nostrum è una questione di vita o di morte. È l'unica via per rifornire le truppe di Rommel in Nord Africa. Per gli alleati è la spina dorsale del loro impero, il collegamento tra Gibilterra, Malta e il canale di Suez. Chi controlla il mare controlla il destino della guerra in Africa. Il fulcro del potere navale britannico è concentrato in un unico luogo, il porto di Alessandria d'Egitto. Da lì, la Mediterranean Fleet dell'ammiraglio Andrew Cunningham tiene sotto scacco la Regia Marina. La flotta italiana, pur forte sulla carta, soffre di una debolezza cronica. Non ha portaerei, ha una scarsa copertura aerea e soprattutto non ha il radar, un vantaggio tecnologico che dà agli inglesi un margine enorme di notte. La notte di Taranto del 1940, quando i vecchi biplani britannici misero fuori combattimento 3 corazzate italiane, è una ferita ancora aperta. Alla fine del 1941, però, la situazione è cambiata. La Royal Navy ha subito perdite pesanti. La portaerei Ark Royal e la corazzata Barham sono state affondate. Ad Alessandria restano le 2 gemme della corona, le ultime corazzate pienamente operative nel Mediterraneo, la HMS Queen Elizabeth e la HMS Valiant. Neutralizzare queste 2 navi significherebbe ribaltare gli equilibri di potere. La Regia Marina otterrebbe una superiorità strategica che le permetterebbe di far arrivare in Africa i rifornimenti necessari a Rommel per la sua prossima offensiva. Ma come colpire 2 colossi d'acciaio protetti all'interno della base navale più sicura del mondo? Le difese di Alessandria sono formidabili, reti antisiluro, campi minati, proiettori, pattuglie. Un attacco dal cielo è quasi impossibile, un attacco dal mare con una flotta convenzionale sarebbe un suicidio. La soluzione non poteva venire dalla forza bruta, ma dall'ingegno e da un coraggio che sfiorava la follia. La soluzione aveva un nome, 10ª Flottiglia Mass. La 10ª Flottiglia Mass non era un'unità come le altre. Era un reparto d'élite specializzato in operazioni d'assalto con mezzi speciali, un gruppo di pionieri della guerra subacquea. Il loro motto, Memento audere semper, ovvero ricorda di osare sempre, diceva tutto. E l'operazione che stavano per intraprendere, nome in codice GA3, sarebbe stata la più audace di tutte. Lo strumento scelto per questa missione impossibile era tanto innovativo quanto rudimentale, il siluro a lenta corsa. Soprannominato maiale dai suoi stessi piloti per quanto fosse difficile da governare, era un siluro modificato per essere cavalcato da 2 operatori. Silenziosissimo, si muoveva a una velocità massima di appena 3 nodi. Non era un'arma da lancio, ma un taxi subacqueo.
I due operatori, seduti uno dietro l'altro, lo guidavano nell'oscurità delle acque nemiche. La testata conteneva quasi 300 kg di esplosivo e poteva essere staccata e agganciata sotto la chiglia della nave bersaglio. Una volta piazzata la carica, si attivava il timer e si cercava una via di fuga. L'idea era geniale, ma l'esecuzione era un incubo. Pensateci, gli operatori dovevano passare ore immersi in acque gelide, al buio totale. I respiratori ad ossigeno erano inaffidabili e potevano causare intossicazioni e svenimenti. Per orientarsi avevano solo una bussola, un profondimetro e un orologio. Ogni guasto, ogni rumore, ogni fascio di luce poteva significare la morte. L'addestramento era una selezione spietata che forgiava uomini capaci di sopportare livelli di stress inimmaginabili. A comandare l'operazione c'era il tenente di vascello Junio Valerio Borghese. Personaggio carismatico e controverso, era al comando del sommergibile che avrebbe portato i maiali e i loro equipaggi alle porte di Alessandria, lo Shiré, un sottomarino appositamente modificato per trasportare i 3 maiali in cilindri esterni a tenuta stagna. La missione GA3 era già il terzo tentativo contro Alessandria. I primi 2 erano finiti in tragedia. La posta in gioco era altissima, ma per gli uomini della 10ª la parola impossibile era solo una sfida in più. Per una missione suicida servono uomini eccezionali. E i 6 incursori scelti per l'operazione GA3 lo erano. Erano tutti volontari, la crema del reparto, divisi in 3 squadre da 2. La prima coppia era composta dal capo della spedizione, il tenente di vascello Luigi Durand della Penne, e dal suo secondo, il capo palombaro Emilio Bianchi. Della Penne, 27 anni, era un leader nato, un veterano di altre missioni rischiose, ossessionato dal successo dell'impresa. Bianchi era il suo braccio destro, un esperto subacqueo, solido e affidabile. Il loro obiettivo era la corazzata HMS Valiant. La seconda squadra era formata dal capitano del genio navale Antonio Marceglia e dal sottocapo palombaro Spartaco Scergat. Marceglia era la mente tecnica, un ingegnere che conosceva i maiali come le sue tasche. Insieme a Scergat formava una coppia fredda e competentissima. Il loro bersaglio era il più importante, la nave ammiraglia, la HMS Queen Elizabeth. La terza coppia era composta dal capitano delle armi navali Vincenzo Martellotta e dal capo palombaro Mario Marino. Erano i più giovani, ma altrettanto determinati. Il loro obiettivo era flessibile, una portaerei, se presente, o la più grande nave cisterna in porto, un bersaglio strategico vitale per la flotta nemica. Questi 6 uomini non erano fanatici. Sapevano che le probabilità di sopravvivere e ancor meno di tornare a casa erano quasi nulle. Nelle lettere scritte alle famiglie prima di partire emerge la piena consapevolezza del rischio, la paura di non tornare, ma anche una ferma determinazione a compiere il proprio dovere. In quella notte di dicembre portavano sulle loro spalle il peso di un'intera nazione. Nei primi giorni di dicembre del 1941 il sommergibile Shiré lasciò in segreto il porto di La Spezia. Dopo una sosta nell'isola di Lero per imbarcare gli incursori, iniziò il suo avvicinamento occulto verso le coste egiziane. La navigazione fu tesa e pericolosa, quasi sempre in immersione per sfuggire alle pattuglie nemiche. Finalmente, la sera del 18 dicembre, lo Shiré raggiunse il punto stabilito, a poco più di 1 miglio dall'ingresso del porto di Alessandria, su un fondale di appena 15 metri. Alle 20:47 Borghese diede l'ordine. Uno ad uno, i 3 siluri furono estratti dai loro cilindri. I 6 uomini erano ora soli, a cavallo delle loro fragili macchine, di fronte alla tana del lupo. Compiuta la sua missione, lo Shiré invertì la rotta e sparì nell'oscurità. E qui la fortuna sembrò sorridere agli italiani. Mentre i 3 maiali si avvicinavano lentamente all'entrata del porto, accadde l'imprevedibile. Le sentinelle britanniche aprirono le reti di protezione per far rientrare 3 loro cacciatorpediniere. Per gli incursori fu un'occasione d'oro, un varco che si apriva nel cuore della fortezza. Con un sangue freddo incredibile, si accodarono alle navi nemiche e superarono il primo, formidabile ostacolo. Una volta dentro, però, i problemi iniziarono. Nella confusione, i 3 equipaggi si persero di vista.
Per Della Penne e Bianchi, diretti verso la Valiant, la sfortuna colpì duramente. Il loro maiale andò in avaria e affondò sul fondale fangoso. Come se non bastasse, il respiratore di Bianchi si guastò, costringendolo a risalire in superficie, dove svenne. Rimasto solo, a decine di metri dal suo obiettivo, Della Penne si trovò di fronte a una scelta: arrendersi o tentare l'impossibile. E qui fece qualcosa che ha dell'incredibile. Con uno sforzo sovrumano iniziò a trascinare a mano quel bestione da 1,5 tonnellate sul fondale, metro dopo metro, verso la sagoma scura della corazzata. Dopo uno sforzo disumano, Della Penne raggiunse la chiglia della HMS Valiant. Esausto e infreddolito a causa del guasto, non riuscì ad agganciare la carica esplosiva. Senza perdersi d'animo, la piazzò semplicemente sul fondale, proprio sotto la pancia della nave. Attivò il timer. Sfinito, risalì in superficie, trovò Bianchi e lo trascinò verso una boa. Ma erano stati visti. In pochi minuti una lancia li raggiunse e i 2 italiani furono catturati. Portati a bordo della Valiant, la stessa nave che avevano appena condannato, furono interrogati. Non parlarono. Vennero quindi rinchiusi in un locale a prua, quasi esattamente sopra la loro bomba a orologeria. Minuto dopo minuto l'attesa si fece snervante. Della Penne sapeva che non avrebbero avuto scampo, ma il suo pensiero non andava alla sua vita, ma a quella delle centinaia di marinai a bordo. Alle 5:50 del mattino, a 10 minuti dall'esplosione, Della Penne chiese di parlare con il comandante della Valiant, Charles Morgan. Quando si presentò, l'ufficiale italiano disse con calma: «Comandante, le suggerisco di far evacuare la sua nave. Tra pochi minuti esploderà». Sbalordito, Morgan gli chiese dove fosse la bomba. Della Penne si rifiutò di rispondere. Per tutta risposta, Morgan lo fece rinchiudere di nuovo nello stesso locale. Alle 6:06 precise, una tremenda esplosione sventrò la Valiant. La corazzata fu sollevata da una colonna d'acqua e fango, per poi riadagiarsi pesantemente sul basso fondale del porto, gravemente danneggiata. Della Penne e Bianchi, sbalzati ma miracolosamente vivi, si salvarono. Mentre venivano portati in coperta, l'equipaggio inglese, che aveva capito il gesto di quell'ufficiale nemico, li guardava con un misto di rabbia e rispetto. Pochi minuti dopo, un'altra esplosione, ancora più potente. Era la carica di Marceglia e Shergat, che avevano eseguito la loro missione alla perfezione. La HMS Queen Elizabeth subì la stessa sorte. Quasi contemporaneamente, un terzo boato, la carica di Martellotta e Marino, aveva devastato la grande petroliera Sagona, danneggiando anche il cacciatorpediniere Jervis ormeggiato al suo fianco. 6 uomini avevano messo in ginocchio la flotta britannica nel Mediterraneo. L'alba del 19 dicembre 1941 rivelò l'incredibile successo italiano. Le 2 più potenti corazzate britanniche nel Mediterraneo giacevano appoggiate sul fondo del porto. Non erano affondate in mare aperto, ma i danni erano immensi. Entrambe sarebbero rimaste fuori combattimento per molti mesi. A completare il quadro, la petroliera Sagona e il cacciatorpediniere Jervis erano seriamente danneggiati. Il tutto al costo di 6 uomini catturati. L'impatto strategico dell'impresa di Alessandria fu enorme. In una sola notte la Royal Navy perse la sua superiorità in navi da battaglia e la Regia Marina italiana ottenne per la prima volta dall'inizio della guerra una temporanea supremazia nel Mediterraneo centrale. Questo cambio di equilibrio ebbe conseguenze immediate. Le rotte dei convogli verso la Libia divennero più sicure, permettendo a un flusso vitale di rifornimenti di raggiungere l'Africa Corps di Rommel, ponendo le basi per la sua offensiva verso El Alamein. La notizia fu un colpo durissimo per il morale britannico. L'ammiragliato cercò di tenere tutto segreto, ma la verità non poteva essere nascosta a lungo. Lo stesso Winston Churchill, nelle sue memorie, riconobbe la portata dell'impresa, commentando come 6 italiani equipaggiati con materiali di costo irrisorio hanno fatto vacillare l'equilibrio militare in Mediterraneo a vantaggio dell'asse. Mentre Marceglia, Shergat, Martellotta e Marino riuscirono a raggiungere terra per essere catturati nei giorni successivi, per i 6 eroi di Alessandria iniziò la dura vita della prigionia.
Ma la loro storia, e in particolare quella di Della Penne, avrebbe avuto un epilogo ancora più straordinario. La guerra andò avanti e le sorti del conflitto cambiarono. Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, l'Italia si arrese agli alleati. Durand Della Penne e i suoi uomini furono rilasciati. Senza esitazione, scelsero di continuare a combattere, ma questa volta al fianco dei loro ex nemici, contro i tedeschi, mettendo la loro eccezionale esperienza al servizio della causa alleata. La storia, però, aveva in serbo un ultimo incredibile capitolo. Nel marzo del 1945, a Taranto, si tenne la cerimonia per la consegna delle medaglie d'oro al valor militare ai 6 eroi di Alessandria. A presiedere c'era il principe Umberto di Savoia. Tra gli alti ufficiali alleati presenti spiccava una figura, l'ammiraglio Sir Charles Morgan, l'ex comandante della HMS Valiant. Quando arrivò il momento di decorare Della Penne, il principe Umberto fece un gesto inaspettato. Si fermò e invitò l'ammiraglio britannico ad avvicinarsi. E così, in una scena che sembra presa da un romanzo d'altri tempi, l'uomo che si era visto mettere fuori uso la nave appuntò sul petto del suo ex nemico la medaglia che celebrava proprio quell'azione. Fu il riconoscimento non solo del coraggio militare, ma anche dell'onore dimostrato da Della Penne in quella notte, quando scelse di avvertire il suo avversario. Luigi Durand Della Penne continuò la sua carriera nella Marina militare fino a diventare ammiraglio e servì il suo paese anche come deputato. La sua eredità sopravvive non solo nei libri di storia, ma anche nello spirito degli incursori moderni. La Marina militare italiana gli ha persino intitolato un cacciatorpediniere. Quella di Alessandria non è solo una storia di guerra. È la dimostrazione che l'ingegno e il coraggio di pochi uomini possono davvero cambiare il corso degli eventi. È la celebrazione di un'audacia che rasenta la follia, ma anche di un codice d'onore che brilla persino nel cuore della battaglia più aspra. 6 uomini, a cavallo di 3 maiali, hanno scritto una delle pagine più incredibili della storia navale, guadagnandosi il rispetto persino dei loro nemici. Se storie come questa, di coraggio e ingegno, ti appassionano, seguimi per non perdere i prossimi viaggi nella storia. E dimmi nei commenti, quali altre imprese impossibili vorresti che raccontassi? Alla prossima!